Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Capricorno oppure ascendente Capricorno e soprattutto per quanto riguarda la parte dove andremo a leggere sull'amore, Luna e Venere in Capricorno. Andiamo a vedere questo mese di maggio cosa accade per te e lo facciamo attraverso una bellissima struttura di tarocchi e oracoli per avere una visione quanto più esaustiva e onnicomprensiva possibile e dopo andremo a esaminare l'amore per te. Allora, partiamo. Capricorno, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia visione, gioia, bellezza e prosperità. Sabbe, satta, sukhi hontu. Iniziamo a vedere il portale del mese. Quale energia questo mese vuole portarti? Qual è il mito che si attiva? Mettiamo una carta di tarocchi e una carta degli oracoli. Allora, quale energia questo mese vuole portarti? La felicità. Sai cos'è la felicità? Eccola. Il sole. Qua c'è una persona che sta guardando una nuova alba. Questo mese vuole portarti gioia. Che tutto in te sia gioia, questa è la tua meta. E quindi è come se vedessi una nuova alba piena di gioia, entusiasmo, libertà, amore. È una grande energia di realizzazione di gioia nei tuoi pori, nelle cellule. Stupendo. Da quale oracolo è accompagnato? Turmalina Sandia, riduzione dello stress. Riduce il livello di stress della tua mente e del tuo corpo e alleggerisce la tua agenda perché hai bisogno di riposare, ricaricarti di energia e recuperarti. Allora, questo mese ti porta allegria, gioia, felicità, finalmente puoi riposare, non devi stare sull'attenti, non devi difenderti da nessuno, cioè è un'energia che ti invita anche finalmente a riposarti, a provare quella gioia autentica, quotidiana, minuto per minuto, a illuminare, il sole illumina, no? Illumina anche veramente le profondità dell'essere e della serie, ah, finalmente mi posso riposare, mi posso rilassare, che gioia che sto provando, no? Mi sta venendo in mente un'immagine, non so se tu fai dello sport o segui con me lo yoga sciamanico. Io quando ho fatto per 15 anni footing, no? Ogni giorno, allora quella sensazione di quando corri, no? Ti stai sforzando e alla fine arrivi alla meta, no? Quando ti butti a terra, wow! Ecco, o quando facciamo le sequenze fluide yoga sciamanico, quando ci diamo dentro forte, alla fine senti quella leggerezza nel corpo che è quella sensazione lì come simbolo mi arriva. E vedo un'energia di grande recupero per te. Magari siamo stati stressati, un po' più stressati negli ultimi tempi, nelle ultime settimane. C'è un recupero netto. Quando esce il sole, è il sole. Cosa fa il sole? È vita. Senza il sole la vita non c'è. E quindi energia vitale, bellezza. È un'energia bellissima di partenza. Andiamo a vedere cosa accade nel mondo visibile adesso. Cosa accade nella realtà visibile? Cosa accade nella realtà visibile? La papessa, la luna, ci picchia come stiamo, il 4 di coppe, sei pieno fino all'orlo, molli tutto qua, cioè ti spiego, molli tutto nel senso bello. Allora, io vedo un'energia vedo un'energia molto saggia, molto magica, molto la luna con la papessa
Io qua vedo che nel mondo visibile tu percepirai al di là di quello che viene detto. Percepirai le paure delle persone, percepirai il loro... Hai una grande energia di maga, mago, sciamana, sciamano. Percepirai quello che le altre persone non dicono, percepisci le loro paure, le loro resistenze e questo è come se ti desse un grande potere sugli altri. Potresti anche avere una figura femminile di riferimento che ti permetterà, grazie alla saggezza che questa figura femminile di riferimento ti apre dentro di te, di superare certune paure legate a delle cose inconsce tue, profonde. Cioè verrai accompagnato, accompagnato da un maestro spirituale, qua c'è un archetipo femminile, per attraversare le tue paure più profonde. E questo, se non c'è questa figura, è il tuo archetipo femminile interno, che tu sia uomo o donna non importa, che ti permetterà di vedere, di scrutare al di là del non detto, al di là del taciuto. E potresti avere a che fare con delle persone che si nascondono o che non rivelano tutto, ma tu percepisci con il sole chiaramente ciò che è il non detto. E questo ti permetterà di prendere delle decisioni in conformità delle tue percezioni, che sono legge. Questo 4 di coppe mi dice che ti vedo molto riflessiva, molto riflessivo dal punto di vista emozionale e forse anche emozionale con l'altro. Rispetto alle relazioni con gli altri ti posso vedere un po' annoiata, un po' annoiato. Cioè, è come se fossi un po' demotivato o demotivato dall'aprirti completamente all'altro, preferisci lavorare dall'interno. È come se avessi questa luce interiore, non solo nel tuo interiore, ma anche nell'interiore degli altri. È come se non volessi più affannarti più di tanto a dire, a fare. No, no, tu lavori dall'interno. È come se con la forza del pensiero, che con la forza della tua anima, tu muovessi le cose e ti darai prova in questo mese di un grande potere animico che hai sugli eventi visibili della tua vita. Ok? Vediamo cosa continuano a raccontarci. Quali sono le energie sottili che ti guidano, le azioni degli spiriti dietro le quinte? Qua mettiamo 2 tarocchi e un oracolo. Le azioni degli spiriti dietro le quinte. Il 7 di spade, il 3 di denari, la porta è aperta. L'intenzione pura può aprire le porte nell'universo e fare possibile l'impossibile. Credi profondamente nella bontà dell'universo e osserva come succede la magia. Allora, io qua ti dico chiaro una cosa, io qua sto vedendo, gli spiriti stanno spingendo affinché tu utilizzi un'astuzia sacra nelle questioni riguardanti la cooperazione con gli altri. Che si tratti nel lavoro pratico, che si tratti nel mettere energia con altre persone, ti stanno guidando a utilizzare un'astuzia sacra. Cos'è questa astuzia sacra? A non rivelare le tue intenzioni a tutti, ma di percepire dall'interno come si muovono le cose e a farti strada, perché la porta è aperta per realizzare i tuoi obiettivi e non dicendo le cose a tutti, non sbandierando i 420 cosa senti dentro, che progetti hai, no, no, nel tuo silenzio tu capti, questa è l'astuzia sacra, a questo ti stanno guidando gli spiriti. Tu capti le intenzioni degli altri e ti muoverai egregiamente senza dire niente, facendo accadere la magia. E questo è un mese di qualcosa, cioè, di magico veramente. Facendo in questo modo, gli spiriti ti faranno vedere come quello che credevi impossibile succede, diventa possibile.
ricordati che abbiamo il sole, che quella gioia, quella felicità. Cioè questa lettura mi sta raccontando di quanto non hai bisogno di sforzarti per fare le cose. Come ci insegniamo sempre nello yoga sciamanico, la suprema condotta è assenza di sforzo. Tu mandi l'intenzione agli dei, ti lasci guidare dalle intuizioni che sono le idee, gli dei. E questa è l'astuzia sacra, senza convincere o fare cose con gli altri, cioè senza convincere a fare gli altri delle cose, bensì con la tua stessa energia ti muovi all'interno delle persone, senza dire i tuoi piani quali sono, vincendo. Accipicchia. Qual è il messaggio dello spirito guida dell'amante invisibile? Qual è la guida dell'anima? Dove ti vuole portare il tuo daimon? Cavaliere di spade, a far cadere i veli dell'illusione. Dove ti vuole portare il tuo daimon? A far cadere i veli dell'illusione. Cavaliere di spade, a essere... Allora, ragazze mie ragazzi, il tuo daimon ti vuole portare a essere determinata o determinato a tagliare ciò che non ti serve. Laddove tu percepisci come verità insondabile che determinate cose che non ti piacciono, tu tagli. A essere una guerriera o un guerriero dello spirito primariamente, giacché poi lo spirito plasmerà le tue azioni inconfutabili. Boom! Sì. Vediamo qual è la paura del mese, l'iniziazione del mese, quale paura devi attraversare per fare questo? Il 7 di denari è la paura dell'attesa, cioè se faccio questo poi che succede? Magari abbiamo una situazione un attimo di limbo che la mente può prendere il sopravvento e non sappiamo se le nostre azioni abbiano dato buoni frutti oppure no. Qua ti devi proprio affidare, ti devi rilassare. È la paura dell'attesa o la paura di aver seminato male, dicendo o facendo determinate cose o agendo secondo determinati parametri che ti arrivano da dentro. La paura di aver seminato male è la paura dell'attesa. No, ti dice rilassati, c'è gioia pura in questo mese, realizzi l'impossibile, ciò che era impossibile diventa possibile, fai le cose istintivamente che ti viene detto e non aver paura di questo. Andiamo a vedere qual è il dono nascosto, la ricompensa del mese, la magia e il potere che nasce dagli eventi. Quale dono potrai cogliere? Qua mettiamo una carta di tarocchi e un oracolo. La magia del mese. Quale dono potrai cogliere? Vediamo. Il dono 5 di coppe, accipicchia, creare dalla mancanza. Il dono nascosto, la ricompensa del mese è non essere più triste, non focalizzarti più sulla mancanza, sulla perdita, sul rancore, ma uscirne allegra o allegro, capito? Saldare i debiti. Allora, tu in questo mese saldi dei debiti karmici, va bene? Soprattutto andando incontro a questo 7 di denari, la fede in ciò che sta accadendo. Perché saldare i debiti karmici è come se c'è proprio una chiusura di karma. Ecco perché ti puoi rilassare, il sole mi porta gioia, allegria. E qua dice, e il cuidado del ottimismo implica eliminare le enormi pressioni causate per i debiti finanziari o emozionali della tua vita. Inizierai a sentirti più leggera, più leggero e più libera affrontando solo questo assunto e mettendo in marcia un piano per saldare le obbligazioni attuali e evitare anche quelle future. Questo è il mese in cui tu chiudi un karma perché arriva una grande consapevolezza, non più frustrazione, non più rancori, non più remore e ti apri a un futuro straordinario che ha alla base questo sole, ok? Ricordati che qua c'è una cosa importantissima. Quello che sta accadendo dietro le quinte è un lavoro che avviene in modo invisibile, 7 di spade, no? Si rifugge, quindi è un lavoro laterale, non lineare, non è il classico faccio A e ottengo B, no. Ci saranno degli incastri strani in questo mese, degli incontri apparentemente casuali, delle verità non dette ancora, ci saranno dei movimenti dietro le quinte. Questa cosa
è un'intelligenza non convenzionale da parte degli spiriti, perché gli spiriti stanno agendo così. Aggireranno degli ostacoli invece di affrontarli frontalmente e te lo faranno fare pure a te. Cambieranno le regole del gioco, ti apriranno delle strade dove la tua mente direbbe no, è impossibile. No, no, è possibile, la porta è aperta. La porta è aperta perché non stai passando dalla porta principale, c'è qualcosa di poetico qua. Non è che l'impossibile diventa possibile perché è miracolo, è perché qualcuno nel mondo invisibile sta lavorando, trovando un altro ingresso. Cioè, c'è qualcosa che si sta costruendo per te, ma non nel modo in cui tu ti aspetti. E tu lo saprai qua perché hai una grande percezione magica. Dietro le quinte si stanno creando delle alleanze, delle soluzioni, delle opportunità attraverso delle vie non convenzionali. E quello che potrebbe sembrarti strano in questo mese o incompleto o poco chiaro è in realtà il modo in cui l'impossibile sta trovando una via per manifestarsi. Ok? Ecco perché fede nell'attesa, allora io ti dico una cosa, fidati dei percorsi storti, fidati dei silenzi, fidati di ciò che non è ancora evidente, te l'hanno detto in mille modi con la papessa, la luna e il sette di spade. Fidati di ciò che ancora non è evidente, anche se ogni tanto potresti essere un po' demotivata o demotivato. Te lo dico e te lo sottoscrivo. E questo cavaliere di spade, ribadisco, è il tuo amante mistico che prende la forma del vento che taglia le illusioni. Cioè questo cavaliere non ti porta una verità che hai già visto, ma che forse non hai ancora incarnato del tutto. Quindi questa è la direzione chiarissima. Ci saranno la direzione verso scelte nette, verso parole dette senza filtri, verso delle azioni rapide, inevitabili. Una direzione verso una versione di te che non negozia più con la paura. Mi spiego? Ma la parte più profonda ancora di questo cavaliere di spade non è solo dire la verità agli altri, è soprattutto pensare fino in fondo ciò che pensi. Non addolcire la tua visione, non rallentarti per non disturbare, perché il tuo spirito guida qua è un amante esigente, non ti vuole comoda o comodo, ti vuole lucido, sveglia e viva. Perché è come se ti sta portando dove la tua mente è chiara e il tuo cuore non si nasconde più dietro le esitazioni. E ti dice non voglio la tua prudenza, voglio la tua verità in movimento. Cioè perché dove ti sta portando è un punto in cui smetti di aspettare, smetti di rimandare, smetti di trattenerti e inizi a vivere in allineamento con ciò che hai già capito da tempo. Tu le hai capite già ste cose. Mi spiego? Quindi fede nel processo, perché la paura qua è molto umana, molto nuda, cioè è come se tu dicessi e se non succedesse niente? E se tutto questo tempo, energia, amore non desse frutto? È la paura del tempo che passa qua, è la paura dell'attesa, la paura di aver investito e non vedere ancora il raccolto, di aver investito male, come ti ho detto prima. Perché c'è una dolce e una sottile angoscia nel sette di denari qua come paura. Della serie, guardo ciò che ho seminato e non è ancora abbastanza, oppure non è come lo avevo immaginato. E allora ti nasce il dubbio, ma sto facendo la cosa giusta? Devo mollare? Ho sbagliato tutto? Ma lo sciamanesimo in questo caso ti sorride piano piano e ti dice questa è un'iniziazione antica, è la prova della fiducia nel processo. Non correre a raccogliere prima del tempo, non strappare la pianta per vedere se cresce, non cambiare direzione solo perché non vedi subito il risultato. E qui arriva la vera paura, no, da attraversare, che è quella di restare anche quando non hai conferme. Devi restare, ti dice il Daimon. La paura di continuare a nutrire qualcosa che non è ancora visibile, di non sabotare il processo per impazienza o insicurezza, perché il rischio del sette di denari è questo, mollare un attimo prima della fioritura, oppure svalutare ciò che sta crescendo invece lentamente nell'ombra.
La tua paura è la tua paura è che ciò in cui hai investito non porti risultati. E allora saresti tentato di dubitare, di cambiare, di mollare. Ma l'iniziazione qua è resta invece, fidati. Va bene? Ecco perché il dono è, caspita, ho restato nonostante le mie paure, le mie incertezze, eccetera, ho saldato un debito. I debiti karmici che tu saldi in questo mese sono antichissimi. Qua c'è la luna, ragazze mie, parliamo di vite passate. Allora la fede in questo processo di restare anche dove non vedi ti porterà a qualcosa di inimmaginabile. E alla fine del mese dirai, wow, è vero. Va bene? Ok. Andiamo a metterci adesso la carta del drago immaginale che ti darà il rito per attraversare il mese, perché qua tu mi arrivi con una magia disarmante. Fai paura per la magia che hai, fai paura in senso bello a me. Chi non capisce fai paura e basta. Cioè, ma va bene, come disse qualcuno, meglio essere amati o temuti. Sai, i grandi imperatori. Ecco, tu hai un grande potere. Ecco perché finalmente ti rilassi, gioia, capito? Vediamo il rito per attraversare, la pratica sciamanica e cosa ti vogliono dire. La ribellione, sai quanto amo questa carta? Non lo so se lo sai, ma la ribellione e questo cavaliere di spade qua, stavolta resto, dico la verità, non addolcisco la mia visione. Ti leggo questa carta che è stupenda e ti dà anche il suo responso con la pratica, numero 11. Il responso del drago ti leggo subito. Questa carta ti indica la presenza di una situazione che non va in questo mese e a cui devi ribellarti. Non devi farti andare bene qualcosa che non accetti, devi piuttosto attivare la tua capacità decisionale. Cavaliere di spade, eccolo qua. E adesso ti do il rituale della buona riuscita. In una postura meditativa, che puoi stare sdraiato sulla schiena o seduto sulla sedia nella posizione del faraone, cioè piedi a terra, schiena dritta, mani rivolte verso l'alto appoggiate alle cosce, o anche seduto a gambe incrociate, rilassati profondamente, facendo 10 respiri dal naso leggermente più profondi rispetto al ritmo spontaneo della respirazione. Molti di voi che fate le pratiche con me è l'Ujjayi Pranayama, no? Inspiro dal naso ed espiro dal naso, e la respirazione è come se russassi, no? Quella... Ok, 10 respiri in questo modo, poi contempla la tua situazione, quella che ti tiene un attimo sull'attenti in questo mese, e chiediti, mi sto facendo andare bene questa situazione? Oppure sto scegliendo io liberamente? Se scopri che la situazione non ti va bene e che hai difficoltà a scegliere perché sei trattenuto dalla mente, che pretende di calcolare il tuo vantaggio e il tuo svantaggio aderendo ai principi dell'arcontato, fai altri 10 respiri profondi, consapevoli, immaginando una luce, proprio questa luce del sole qua, che è la nuova alba, immaginando una luce che attraversa il tuo corpo. In questa luce e per mezzo di essa risveglia dalle profondità del tuo corpo l'energia che ti serve per vincere gli arconti. Gli arconti sono le norme, le regole che sono date dall'uomo. L'animale connesso a questa meditazione è il gufo, e qua abbiamo il gufo, che sono i valori della notte, no? Diametralmente opposti all'arcontato. Quindi visualizzalo all'inizio e alla fine della tua meditazione e tu riuscirai ad adempiere perfettamente a questo cavaliere di spade, a vedere la nuova alba e finalmente a rilassarti, saldando i debiti. Ok? Ok, detto questo, ragazze mie ragazzi, adesso andiamo a vedere cosa accade nell'amore. Allora, tenendo fede a quello che è uscito, andiamo a vedere cosa accade nell'amore per te a maggio. Allora, andiamo a vedere prima di tutto qual è la tua energia nell'amore. Vediamo l'energia dell'altra persona fuori da te, chi viene verso di te, che energia ha, o l'energia dell'esterno, no? Come veicolo del divino. Cosa si vede, cosa si manifesta
cosa si vede, cosa si manifesta, qual è il blocco ostacolo da superare, qual è il consiglio sciamanico, oh, e qual è il destino dell'amore per te a maggio. Allora, la tua energia nell'amore. Ragazze mie, state col 9 di spade, ragazzi. Cioè, qua ci sono notti insonni, qui ci sono paure, tutto nella tua mente sta. Cos'è che ti preoccupa qua? Mo lo andiamo a vedere, però può essere relativo anche alla lettura che abbiamo fatto prima, cioè che sei stanco di tutta sta roba, è tutto mente qua, è tutto mente, la mente, cioè stai agitato per qualcosa. Vediamo l'altra persona, perché c'è tensione, cavalieri spade, qua c'è una persona che parla, una persona che assertiva, c'è tensione, cioè qua c'è una persona che parla e tu che vai in ansia, o c'è un attacco, parole crude, viene detto qualcosa, viene una provocazione, un litigio, ci può essere una tensione che determina delle ansie qua. Vediamo cosa si manifesta. Guarda, il Cavaliere di Denari mi parla di una situazione che si tranquillizza, perché cosa si manifesta il Cavaliere di Denari? Grazie a un confronto, anche scontro può essere, con qualcuno, le cose poi riprendono a poco, però è necessaria una verità che viene fuori. Questo Cavaliere di Spade lo vedevamo anche nella lettura precedente tua con il Cavaliere di Spade, dove ti vuole condurre il tuo spirito guida, l'amante invisibile, no? E quindi nella misura in cui tu ricevi delle tensioni esterne è come un affronto per l'anima di determinare la tua volontà qual è, senza tergiversare, senza addolcire le cose, ma parlare chiaramente. Quindi è il veicolo dell'anima, l'altra persona, chiunque l'altra persona sia, che ti porta a definire la tua volontà senza paure. E questo permette il Cavaliere di Denari qualcosa che si stabilizza nel tempo. Il Cavaliere di Denari per me è una garanzia di successo. Ogni tarologa ha le sue, come dire, le sue interpretazioni e le sue certezze su alcune carte. Il Cavaliere di Denari è qualcosa che è una stabilità che si concretizza veramente, e non è un fuoco di paglia, è qualcosa che si concretizza, è qualcosa che va piano perché è qualcosa di radicato, cioè un castello non si costruisce dall'oggi al domani, e quindi è una certezza che arriva di tranquillità. Qua c'è tensione e poi una tranquillità. Vediamo qual è il blocco, la sfida in questo mese. Il 6 di spade può essere una distanza per lavoro, una lontananza, essere distanti che provoca più fantasmi mentali, e qua abbiamo un fantasma che altro, la distanza che determina magari delle parole dette che non si volevano dire, perché poi non ci si incontra, e quando ci si incontra è tutto diverso. Il 6 di spade come ostacolo, come blocco da superare, è proprio una distanza emotiva, oltre che fisica, ma prima di tutto una distanza emotiva, cioè immedesimarsi. E ti ho detto già nella lettura precedente che tu riesci a vedere negli altri quello che gli altri di se stessi non vedono, quindi di colmare questa distanza emotiva, no? Sono tutte spade, 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 tutta mente, mente, mente. Vediamo qual è il consiglio. Il consiglio è il 9 di denari. Il 9 di denari è: rinuncia alla voglia di convincere qualcun altro, ma concentrati sul tuo benessere e sulla tua libertà. Allora, rinuncia alla voglia di aver ragione su qualcuno, o di doverti scusare con qualcuno, o di doverti giustificare con qualcuno. Rinuncia a questa cosa e concentrati sulla tua libertà, sul tuo senso dell'essere regale, anche sul tuo senso di libertà. Concentrati sulla necessità di essere autosufficiente a livello emotivo senza dipendere dall'altro, perché c'è un pattern di energetico karmico qui. Ribellati, come dice la carta della ribellione del drago immaginale. Ok, vediamo il destino dell'amore per te. Il 7 di coppe, si aprono delle possibilità. Allora, qua ci possono essere degli scenari dove ci sono altre persone, dove tu hai delle opzioni, ehm,
tutte queste carte mi stanno raccontando la necessità in questo mese, attraverso il confronto con l'altro, di essere autonoma a livello emotivo, la libertà a livello emotivo, emozionale, perché le cose si sistemano da sole senza forzare gli eventi. Il 7 di coppe qua mi parla di apertura di scenari che ci possono essere quando ti concentri sulla tua libertà individuale, senza denigrare l'altro, ma al tempo stesso mi concentro sulla mia libertà. Il 9 denari è mantengo ferma posizione sulla mia libertà, non mi faccio influenzare da te. Se tu mi rimandi qualcosa di teso, di tensione, io mi faccio la pratica e so che il consiglio sciamanico è quello di focalizzarmi sul mettere arginare come dire, il mio giardino, mi spiego, nessuno può intaccare il tuo giardino, dice il 9 di denari, a meno che tu non stai più debole con delle dipendenze karmiche da voler far entrare l'altra persona e distruggere il tuo giardino. Quindi si aprono delle possibilità, magari alcune di voi vi staccate definitivamente da qualcuno ed entrate nella piena autonomia e si aprono nuove possibilità che si concretizzano nel tempo, nei giorni a seguire. Andiamo comunque a vedere ancora sul 7 di coppe cosa viene dopo il 7 di coppe. L'appeso, infatti bisogna mollare il controllo. Allora il destino nelle relazioni amorose, nella relazione amorosa è non cercare di avere il controllo sugli eventi, ma lasciare che le cose si sistemino da sole a poco a poco. A te ti viene chiesto di stare nella tua autonomia, nella tua autosufficienza emotiva, perché come 9 di denari è una carta straordinaria come interezza personale per poter amare qualcuno dalla propria integrità e non dal bisogno. Ok? Quindi a livello relazionale e sentimentale con l'altro, la situazione qua si ridefiniscono i termini interiori per poter proseguire in modo corretto, in modo sano e in modo integro. Ok? Vediamo, andiamo a esaminare l'altra persona. Cioè sto bene anche sto bene soprattutto prima di tutto da sola, se devo stare o da solo, se devo stare con te devo stare. Sto da sola 100, se devo stare con te devo stare 101, non 99. Questo è il senso del 6 di spade, 9 di spade, cavaliere di spade. Ok, vediamo in questo mese per te. Concentriamoci sull'altra persona. Quali sono le intenzioni reali dell'altra persona nei tuoi confronti? 2 di spade non lo sa. Ecco perché. Non lo sa ancora, non lo sa, ecco perché questo ti può creare della tensione. Le azioni che farà nei tuoi confronti a cosa sono conformi? L'eremita si ritirerà, ecco perché probabilmente. Allora, non è che si ritira, l'eremita non è come la papessa, l'eremita fa dei passi, però fa dei passi molto prudenti, farà dei passi prudenti nei tuoi confronti, cercando la soluzione interiore meglio da fare nei tuoi confronti. Quindi è una persona che qua la vedo un po' più introspettiva, un po' più ritirata in se stessa e questo può generare magari delle ansie nei tuoi confronti. L'energia finale di questa persona nei tuoi confronti, il diavolo, ecco qua ci sei tu, c'è una forte attrazione, passione e repulsione che è la stessa cosa. La stessa passione che prova per te questa persona genera repulsione rispetto alle sensazioni di attaccamento che prova nei tuoi confronti. Qua c'è attaccamento, c'è voglia di controllare gli eventi, voglia di manipolarli a proprio favore, da ambo le parti, perché qua c'è il Capricorno, c'è il diavolo. Ecco perché c'è il 9 di spade, tu è come se volessi controllare e governare la situazione, la mente lo vorrebbe, quando invece è necessario mollare il controllo come ci insegna l'appeso e far fluire la cosa a poco, perché qua ci sono degli attaccamenti, un'attrazione fortissima a livello sessuale, magnetico, però quell'attrazione nella misura in cui non si è cioè, come dire, no, non si è risvegliati, però allo stesso tempo questa attrazione, che è la Kundalini che sale nei vari chakra, quando ci sono dei chakra ostruiti, fa venire fuori tutto, fa venire fuori tutto quello che deve essere visto per saldare i debiti energetici. Ok? Sul diavolo, la morte, sì, avverrà un cambio, però non è subito. Il mondo. Molti di voi chiudono definitivamente una relazione che aveva un debito karmico importantissimo. Mollano il controllo, lavorano su questo, mollate il controllo qua.
E con questo 9 di denari autosufficienza emotiva, non dipendenza emozionale, non dipendenza, non dipendenza. Vediamo quel cavaliere di spade. Il mondo, qua c'è una chiusura di questa tensione qua. Arriva il compimento di quello che è stato dato fino a questo momento, una chiusura c'è. Chiusura, ciò che è stato dato viene fatta giustizia, tu metti dei limiti a una persona o alle circostanze che ti portano in essere quella dipendenza lì. C'è attrazione forte nei tuoi confronti, allo stesso tempo questa attrazione genera delle paure, attaccamenti, resistenze e la voglia di gestire l'altro. Su questo cavaliere di denari 9 di coppe, è chiaro. Allora, e mi confermano che qua arriva l'amore per te stessa o per te stesso grazie alla chiusura di un ciclo karmico, un debito molto forte. E l'amore che inizierai a sperimentare per te stessa o per te stesso apre le porte concretamente a qualcosa di molto più integro e appagante per te. Però questo è il mese in cui questo processo si compie. Questo processo si compie. Vediamo cosa ti dirà questa persona qui con i miei oracoli lui lei, che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Sono scappato per paura che mi lasciassi. Cioè tu chiudi questa fase qui perché ti vede molto più grande a livello emotivo, emozionale di lui o di lei, insomma. Questa persona scappa per paura di affrontarti, di affrontare, ma è tutto funzionale all'integrazione dell'amore di te stessa, o di te stesso. Tu sei l'amore, ti dice che tu sei l'amore, vede in te il riflesso di quello che vuole. Perché sei l'amore? Perché sei l'amore di te stessa o di te stesso, no? Riscopri l'amore di te, non ti fai mettere i piedi in testa da nessuno, da nessun tipo di attaccamento. Quando dico non ti fai mettere i piedi in testa da nessuno è dalle tue stesse paure o credenze. Cos'altro ti dice questa persona? Ho mentito a tutti, io voglio solo te. E qua c'è una persona che è un po' in bilico, no? Che vuole solo te e te l'ho detto, c'è questo diavolo, si predispone a un cambiamento forte, ma quello che io mi focalizzo su di te, di mollare il controllo nel convincere l'altra persona e concentrarti solo sull'amore per te stessa o per te stesso, sulla la chiusura del debito karmico, debito energetico, che non viene solo da questa vita, avevamo la luna nella lettura precedente, quindi tagliare la dipendenza emotiva e emozionale. 9 di denari, concentrati sul tuo lavoro, sulle tue attività, su quello che ti piace fare. Chi è degno del tuo giardino entra, mi spiego? Perché è grazie all'amore di te che lo fai entrare, perché qua qualcosa di sano e di bello si sta per costruire. Non lo so se con questa stessa persona, perché abbiamo anche una serie di col 7 di coppe, no? Fammi vedere energia finale, destino amoroso per te a maggio. 7 di coppe di nuovo, avrai delle opzioni, delle scelte da fare. L'appeso di nuovo, cioè, ma voi vi rendete conto? 7 di coppe, l'appeso. Ti stanno facendo cambiare prospettiva su ciò che vuoi veramente, e qua ciò che a cui devi anelare è l'amore di te. E poi c'è un 6 di coppe. Alla fine io credo che avverrà una riconciliazione, perché il 6 di coppe mi parla del prima, no? Io definisco questo. Il 6 di coppe alla fine però avverrà una riconciliazione con questa persona. E l'8 di denari, qua c'è un impegno a voler far funzionare le cose, ma non è subito, c'è questo processo, ok? Vediamo cosa ti dice questo oracolo. Sii fedele a te stesso, guarda sorella, 9 di coppe, 9 di denari, sii fedele a te stesso nell'amore. Non hai bisogno di compiacere il mondo, devi solo essere te stesso nella tua forma più autentica. Un tale atteggiamento verso la vita attirerà le persone giuste, te l'ho detto, e lascerà che quelle sbagliate si allontanino, ti ho detto anche questo. Rimanere autentico è il miglior filtro
e ritorniamo al cavaliere di spade della stesa precedente, e ti guiderà verso relazioni e percorsi più in sintonia con te. Eccoli, te l'ho già detto. E se non è la riconciliazione con questa persona, è una persona con la quale è proprio in sintonia con te alla fine di questo percorso, cioè fine mese, insomma, perché ti sento più libera, più libero da queste catene, mi spiego, molto più libera. Vediamo cos'altro dicono, cosa hanno da dirti questi oracoli. Amore palpitante, mi confermano che c'è questa sorpresa per te. Amore tradito, io non so se è la stessa persona o una persona nuova, cioè qua siamo a migliaia, quindi c'è questo impasse che verrà superato. E amore idealizzato con il 6 di coppe. Allora, c'è la chiusura di un amore tradito, di qualcosa che ti ha ferito, e questo amore palpitante che ti porterà a sognare di nuovo. E qua c'è un paride, c'è un conquistatore. C'è un po' di tribolazione che viene comunque sia, che rende la storia molto interessante, però non dimenticarti di metterti al primo posto, questo mi stanno dicendo. Cos'altro dicono queste? Evoluzione naturale, te l'ho appena detto, lascia che le cose vadano in modo naturale senza avere il controllo. Lascia che la situazione si svolga in modo naturale, va bene? Naturale. Cos'altro? C'è un legame qua, man mano che vi conoscete scoprirete molte cose in comune, sì, e poi sono saltate da sole. Qua verrà fatta una proposta, la tua storia d'amore sta per evolversi e salire di livello, e c'è questo innamoramento, sensazione improvvisa tanto da dire questo è quello giusto. Quindi un po' di tribolazione che porta a un lieto fine, insomma. Ripeto, non so se con una stessa persona, ma siccome le persone sono veicolo del divino, di certune qualità, emozioni da vivere, allora qua l'emozione principale è viviti la relazione senza perdere te stessa o te stesso. Sii autentica e autentico fino al midollo da poter creare quella relazione sana che ti appaga in modo completo. Ok? Quindi, ragazze mie ragazzi, detto questo, io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo e concludo qui. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!